Come si usa il pronome lo per riferirsi a una frase? Perché, per esempio, in una frase come "ha detto di amarmi", posso sostituire di amarmi con il pronome lo e dire "lo ha detto", ma non posso fare la stessa cosa in una frase come "ha smesso di amarmi", e quindi non posso dire "lo ha smesso". Benvenuti o bentornati, sono Raf. Insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare chi sta imparando l'italiano o in generale chi ha un interesse per la grammatica. Dunque, il pronome lo è riferito a una frase. Prima vedremo alcune regole generali, ma poi vedremo diversi esempi, perché in questo caso, secondo me, gli esempi sono più utili delle regole. E poi verso la fine del video vedremo alcune espressioni idiomatiche, soprattutto con il verbo dire e il verbo sapere. Si può usare il pronome lo per sostituire le proposizioni completive. Le proposizioni completive sono semplicemente quelle proposizioni che completano il significato del verbo. Per esempio, Gianni ha detto che partirà per il Sud America. Gianni lo ha detto, quindi lo sostituisce che partirà per il Sud America. Si può avere anche una frase implicita, come nel nostro esempio dell'inizio. Anna ha detto di amarmi. Anna lo ha detto, quindi lo sostituisce di amarmi. Ovviamente nella realtà non sostituiamo le frasi in questo modo. Questa è una cosa che facciamo solo negli esercizi di grammatica, ma possiamo immaginare una conversazione in cui tu mi dici Gianni ha detto che partirà per il Sud America e io ti rispondo lo ha detto veramente? Oppure Anna ha detto di amarmi. Lo ha detto davvero? Quindi questo è l'uso più semplice. Prima di vedere però alcuni esempi reali, voglio nominare un caso in cui non si può usare il pronome lo per riferirsi a una proposizione implicita, una proposizione cioè introdotta da di più l'infinito. Mi riferisco a frasi come ha finito di lavorare, ha smesso di amarmi. In questi casi non si può usare il pronome lo. E il motivo è questo. Se confrontiamo queste frasi con la frase ha detto di amarmi, la frase ha detto di amarmi può anche diventare ha detto che mi ama, cioè posso passare dalla forma implicita di amarmi alla forma esplicita che mi ama, ma non posso fare la stessa cosa con quelle altre frasi, cioè non posso dire ha finito che lavora o ha smesso che mi ama. Quindi, quando questo passaggio dalla forma implicita alla forma esplicita non è possibile, non si può usare il pronome lo per riferirsi alla frase implicita. E quindi, se qualcuno mi dice Anna ha smesso di amarmi, io non posso rispondere lo ha smesso davvero? È una frase che non funziona. Questa è una cosa da tenere presente, ma secondo me non è una cosa di cui preoccuparsi troppo. Come ho detto prima, la cosa migliore per imparare a usare bene lo per riferirsi a una frase è osservare gli esempi, per capire appunto come si usa nella realtà e non solo negli esercizi di grammatica. Il primo esempio è preso da Don Camillo. Peppone dice «Giocherete con la squadra del prete. Dovete vincere o vi spacco la faccia a tutti. È il partito che lo comanda». In questo esempio il pronome lo si riferisce a vincere. Se volessimo risalire dall'esempio all'esercizio di grammatica, semplificando un po', la frase sarebbe il partito comanda di vincere, che diventa il partito lo comanda. Quindi lo sostituisce di vincere. Il secondo esempio è preso da questo romanzo di Alessandro Robecchi, Pesci piccoli. Te lo ridico, Katia, io a fare l'amplificatore di un ladro di polli non ci vado. Te lo ridico significa te lo ripeto, te lo dico un'altra volta. Ma questo esempio è utile per vedere una cosa molto importante. Il pronome lo non si usa solo per riferirsi a una frase che viene prima, una frase che è già stata detta, ma si usa anche per anticipare una frase che viene dopo. Proviamo a fare la stessa cosa di prima e passare dall'esempio all'esercizio di grammatica. Semplificando un po', otteniamo ti dico che io non vado a fare l'amplificatore di un ladro di polli, che diventa te lo dico, quindi lo anticipa la frase
che io non vado a fare l'amplificatore di un ladro di polli. Apro una piccola parentesi. Nella frase originale, io a fare l'amplificatore di un ladro di polli non ci vado. Quella particella pronominale ci si riferisce a una frase. Si usa ci perché si tratta di una frase, una proposizione introdotta dalla preposizione a fare il ladro di polli. In forma semplificata, la frase diventerebbe: io non vado a fare il ladro di polli. Io non ci vado. Chiusa la parentesi, torniamo al nostro pronome lo. Questo esempio è preso da un'intervista a Nilde Iotti. Quando io parlo di Marisa e dico mia figlia, lo dico perché lo sento che è mia figlia. Qui ne abbiamo addirittura due in una frase. Il primo è interessante perché sembra riferirsi a mia figlia. Quando io dico mia figlia, lo dico. E visto che mia figlia è un nome femminile, ci si potrebbe chiedere perché si usa lo e non la. Il motivo è che bisogna pensare a mia figlia come a una frase tra virgolette, cioè quando io dico mia figlia, lo dico, quindi una frase tra virgolette che è effettivamente una frase, anche se non c'è il verbo, e quindi si usa il pronome lo e non il pronome femminile la, che si userebbe quando ci si riferisce a un nome. Il secondo lo invece è simile al caso precedente, cioè anticipa quello che viene dopo. Lo sento che è mia figlia. Lo significa che è mia figlia. In questo caso, secondo me, è facoltativo. Si potrebbe anche dire sento che è mia figlia. Il significato sarebbe più o meno lo stesso. L'ultimo esempio, preso sempre dalla stessa intervista, introduce l'ultima cosa di cui voglio parlare in questo video, cioè alcune espressioni idiomatiche molto comuni. La persona intervistata dice: non mi faccia parlare di questo argomento, sono così in crisi. Trovare una domestica di questi tempi. E l'intervistatrice risponde: a chi lo dice? Dal punto di vista della grammatica, quel pronome lo si riferisce al fatto che è difficile trovare una domestica di questi tempi. Problema gravissimo. Ma si tratta di un'espressione per dire sono assolutamente d'accordo, anzi ho provato anch'io la stessa cosa per esperienza personale. Per esempio, se mi dici ho portato la macchina dal meccanico e ho speso un sacco di soldi, io posso rispondere: a chi lo dici? Io ho appena speso 200 euro per cambiare il carburatore, o qualcosa del genere. Un'altra espressione molto simile a questa, con lo stesso significato, è non me lo dire, oppure non me lo dica se ci diamo del lei. Ha lo stesso significato. Ho appena portato la macchina dal meccanico e ho speso un sacco di soldi. Non me lo dire, io ho appena speso 200 euro. Stessa cosa. E un'altra, sempre con lo stesso significato, è dillo a me, più o meno con lo stesso significato. Dillo a me, in questo caso di è un imperativo e per questo il pronome si unisce al verbo, dillo. Il significato è più o meno uguale. Un'altra espressione, sempre con il verbo dire, ma con un significato leggermente diverso, è te lo dico io, che si usa per aggiungere autorità a quello che stiamo dicendo, autorità vera o presunta. I politici sono tutti ladri, te lo dico io che ne ho conosciuti molti. E un'ultima espressione, sempre con il verbo dire, è chi lo dice, che si usa quando dubitiamo di qualcosa, quando non crediamo a qualcosa. Tizio vincerà le elezioni. E chi lo dice? Secondo me non è così scontato. L'uso del pronome lo riferito a una frase poi è molto comune con il verbo sapere. Si usa per riferirsi a una frase che viene prima, che è già stata detta. Pensiamo semplicemente al fatto che quando qualcuno ci dice qualcosa rispondiamo lo so e non semplicemente so. Ma si usa anche per anticipare una frase che viene dopo. Lo so che non è colpa tua. E l'ultima espressione, almeno per questo video, con il verbo sapere è chi lo sa, che significa non lo sa nessuno. Farà caldo quest'estate? E chi lo sa. Per vedere come si usa invece il pronome lo riferito a un aggettivo, potete guardare quest'altro video. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!